Un saluto a tutti, accanto a me Paolo Barrai, fondatore di CryptoLab, ma soprattutto fra gli organizzatori di questa 2 giorni di ICO Race che si è tenuta a Lugano. Buonasera e benvenuto. Stanco? Sì, provato, ma anche molto soddisfatto dell'evento. Credo che è stato un bel successo. Ecco, un bilancio, com'è andata? Siamo partiti un po' in ritardo nell'organizzazione 45 giorni fa e abbiamo ricevuto 157 ICO, richieste di partecipazione da tutto il mondo. Ne sono arrivate ben 38, da non so quanti paesi, ho perso il conto, e quindi credo è stato un successo. Poi avevamo paura che qualcosa potesse avvenire nell'organizzazione, invece è stato perfetto, abbiamo ricevuto i complimenti da tutti e quindi finalmente stasera possiamo Un migliaio di persone si sono viste in totale. Sì, assolutamente. Per Lugano poi non è una cosa. Va bene, è finita tra applausi e musica in sottofondo. Brevissimamente chi ha vinto e poi parliamo del futuro. Ha vinto l'educazione, credo che sia stato molto importante, un gioco dove i bambini iniziano a usare la blockchain e quindi un hard wallet, quindi un oggetto fisico, magari un po' più facile rispetto a un oggetto elettronico digitale e anche, quindi non solo per i bambini ma anche magari gli adulti potranno imparare da questo gioco, quindi credo sia stato un bel vincitore. Il primo premio all'educational più che magari al business scatenato. Secondo, terzo premio, rapidissimamente. Il secondo premio è andato, sono progetti un po' più difficili da spiegare in pochi secondi. Può essere identificato comunque con un modello di business di economia tokenizzata? Sì, assolutamente. Il terzo, che è arrivato terzo, ha un modello molto aggressivo. Bisogna vedere se riuscirà poi a realizzarlo, però è anche vero che queste sono start-up, quindi come tali devono essere prese l'idea e poi vediamo. Va bene, però si parla già di futuro, si parla già, se non sbaglio, a gennaio. Raccontaci tutto. Abbiamo messo in piedi un progetto per evitare che questo bagaglio culturale andasse perso e soprattutto per imparare a valutare queste ICO. Siamo fra quelli che ne sanno qualcosa, ma tuttavia abbiamo 4.000 ICO all'anno. Francamente studiarle tutte è difficile se non facciamo un team, una squadra, e allora ecco che nasce un'idea. Prima di tutto 2 eventi all'anno come questo, il più alto premio al mondo rimarrà e vogliamo essere sempre i primi. Diciamolo, $1 milione più la quotazione su Bitfinex. Questo è stato questa volta, ma dai prossime volte speriamo che sia di più. Questo abbiamo messo come minimo. E poi avremo dei premi mensili di 100.000 euro alle ICO che parteciperanno a delle gare mensili virtuali dove avremo o 9 o 11 giudici e questi 11 giudici sono selezionati fra dei fund manager. Perché? Ecco, spieghiamolo bene, cosa significa? Abbiamo deciso di far partire un veicolo di investimento aperto solo a 15 istituzionali che sono fondi cripto, che devono avere almeno 20 milioni in asset in criptovalute e questi soggetti metteranno almeno $250.000 in questo veicolo e questo veicolo servirà a finanziare i vincitori, quindi cerchiamo di aiutare le start-up in questo modo. Quindi mettiamo questo veicolo a disposizione e i giudici sono dei fund manager, ci mettono i loro soldi, i soldi dei loro fondi, quindi devono selezionare il meglio e quindi riusciamo ad attirare il maggior numero di ICO possibili, riusciamo ad analizzarle bene perché abbiamo un team molto grande di analisti, meglio di Goldman Sachs, no? E questo è l'obiettivo, di essere il meglio rispetto a una grande banca. Nessuno potrà permettersi di avere 15 analisti che analizzano le ICO, noi sì. Ci sia anche un meccanismo forte di trasparenza, perché sono persone che avranno tutto l'interesse a giudicare il meglio, visto che ci mettono dei soldi. Sì, per evitare la corruzione, che in questo campo è una cosa che vorremmo evitare, almeno sulla blockchain è trasparente, abbiamo cercato di rendere il metodo più trasparente possibile. Anche le votazioni Adesso stiamo studiando un sistema per renderle inattaccabili. Va bene, possiamo già dare circa una data e un luogo del prossimo evento? L'evento è previsto per gennaio e il luogo dovrebbe essere nel cuore della Crypto Valley a Zug. La Crypto Valley svizzera. Benissimo, grazie a Paolo Barrai dopo questa 2 giorni di fatica tra gli organizzatori di ICO Race e anche fondatore di CryptoLab. Grazie, appuntamento a gennaio quindi. Grazie mille per l'intervista.